io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Emilia-Romagna, a Bagnara di Romagna, Lugo e Bagnacavallo. Queste saranno le tappe della nostra gita. Se avete più di un giorno a disposizione riuscirete a visitare anche le tappe contrassegnate con l'asterisco. Il comune romagnolo di Bagnara si trova in provincia di Ravenna, su un territorio anticamente paludoso, bonificato dagli Etruschi e colonizzato dai Romani. Con la sua cinta muraria, la porta civica, i bastioni, i fossati e i terragli, Bagnara è l'unico esempio di castrum medievale integralmente conservato dell'Emilia-Romagna. Colpito dall'alluvione del maggio 2023, l'incubo del fango è ancora vivo nei ricordi dei cittadini. Iniziamo la nostra visita di Bagnara dal murale di Caterina Sforza, realizzato da Guido Palmadessa, intitolato Caterina, Tigre di Romagna. È una figura molto legata alla zona, come abbiamo già visto ad Imola. Seconda tappa, la chiesa arcipretale dei Santi Giovanni e Andrea, sorta a fine XV secolo e ricostruita e ampliata più volte. L'edificio rivela almeno 3 diverse epoche di costruzione. Al suo interno si trova la misteriosa statua in terracotta del XV secolo, la Madonna del Pubblico Voto, rinvenuta dal fiume e oggetto di festa annuale per la preservazione della peste, come testimonia la delibera del 1631 e la ceramica che la riproduce conservata nello studiolo del sindaco nella Torre della Rocca. La canonica ospita il Museo Pietro Mascagni e il Museo Parrocchiale. Visitiamo ora la Rocca Sforzesca, che contiene un museo con reperti fin dall'età del bronzo. Sono visitabili il cortile rinascimentale, i loggiati perimetrali e il mastio con terrazzamento panoramico. Il sistema difensivo di Bagnara risale al XIV secolo con i Visconti, per poi passare sotto i Manfredi, e ultimato da Caterina Sforza nel 1487. Passiamo ora dalla chiesa della Madonna del Soccorso, il cui ritratto miracoloso è oggetto di pellegrinaggio. L'altare in finto marmo è in realtà a scagliola, un'opera straordinaria dei fratelli della Quercia del 1770. Andiamo ora a Lugo e visitiamo subito il museo di Francesco Baracca, ma attenzione agli orari, chiude a mezzogiorno e riapre alle 16 in inverno o alle 17 in estate. Il museo è dedicato all'eroe dell'aviazione della Grande Guerra, il giovane asso Francesco Baracca, ed è allestito nella sua casa natale. Nelle varie sale si impara a conoscere questo pilota e le sue imprese che gli valsero la medaglia d'oro al valor militare. Il suo aereo fu battuto nel 1918. Il cavallino rampante fu scelto come simbolo da Francesco Baracca, a partire dallo stemma del reggimento Piemonte Reale Cavalleria, a cui era assegnato prima di prendere il brevetto da pilota, e modificato da lui. La madre Paolina donò poi simbolicamente l'insegna ad Enzo Ferrari come portafortuna. Passiamo da piazza Savonarola, su cui affaccia la collegiata dei Santi Francesco e Ilario, e arriviamo in piazza Francesco Baracca, con il monumento del 1936 dello scultore Domenico Rambelli, è giudicata una delle massime espressioni della scultura italiana del Novecento. Il vicino pavaglione è un quadriportico del 1771, realizzato per ospitare il mercato dei bachi da seta. Oggi ospita negozi e fiere e nei mercoledì il mercato. La Rocca Estense è una fortezza quattrocentesca, con bastioni e un giardino pensile del XVIII secolo. Nel 1847 è sede dell'amministrazione comunale. Le sue sale di rappresentanza sono visitabili su richiesta. Altro da vedere in zona, Casa Rossini e il Parco del Loto, con il laghetto e il monumento in ricordo delle vittime dei bombardamenti dell'aprile 1945. Andiamo ora a Bagnacavallo e fermiamoci alla pieve di San Pietro in Silvis, del VII secolo.
Visitiamo il Museo Civico che ha sede nell'ex convento settecentesco delle Cappuccine. Oltre ad un'importante sezione dedicata all'arte contemporanea e del Novecento, ospita bellissime mostre temporanee, il tutto gratuitamente. Rimarrà però chiuso per lavori fino a settembre 2024. Passiamo da Piazza della Libertà, con Palazzo Comunale, Torre Civica e Teatro Goldoni. Vediamo l'elegante Piazza Nuova del 1758 con botteghe e archi disposti su pianta ellittica. Passiamo dal caratteristico Vicolo degli Amori e dal Castellaccio, una costruzione fortificata del XV secolo. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!